Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Sono stato contattato su Instagram dall'amico Orazio di S Design e mi chiedeva supporto nella realizzazione di un aspiratore portatile necessario per la sua attività. Oggi quindi, ringraziando Orazio per la fiducia che mi ha accordato, mi metto all'opera e gli realizzo una valigetta aspirante portatile. Disegno tutte le parti necessarie per questo progetto e parto con le stampe 3D. Inizio a tracciare tutti i pannelli per le forature che dovrò eseguire. Effettuo tutte le svasature sul lato esterno. Per evitare di vedere le svasature chiare all'interno del foro, pitturo tutto con un pennarello nero. Per effettuare l'allineamento delle parti superiori e inferiori del box utilizzerò dei lamelli. Per indicare precisamente le posizioni, traccio tutti i pannelli. Effettuo tutte le fresature necessarie. Posiziono il motore sul ripiano centrale, lo avviterò con degli inserti filettati. Su questi pannelli laminati è molto importante prima di ogni foratura fare un centraggio con un bulino. Avvito il motore e rimonto il tutto.
Per brandizzare il prodotto incido con il laser il mio logo sul pannello posteriore. Per completare tutti i pezzi prima del montaggio, installo la maniglia superiore. Per questi dentini antiscivolo, traccio ed eseguo delle puntinature in corrispondenza. È arrivato il momento di incollare tutto il box. Per la parte superiore e inferiore utilizzerò anche dei lamelli. Per favorire la manutenzione del motore, il pannello centrale sarà solamente avvitato. A questo punto, visto che ho già tutto allineato, posso montare i piedini. Completo il tubo con il raccordo che ho stampato. Posiziono il telecomando all'interno del vano inferiore, utilizzando il suo supporto come battuta per lo sportellino.
Smonto la griglia realizzando una cornicetta all'interno del vano del motore con dei listelli verniciati di nero. Riduco la sega circolare la dimensione dello sportellino per accogliere la bordatura e la cerniera. Per evitare di sfrangiare il laminato eseguirò un taglio prima al contrario per incidere il laminato e poi a materiale pieno. Utilizzerò della colla a contatto per il bordo plastico. Stendo bene la colla e quando si formerà la pellicola sarà pronta per essere incollata. Utilizzerò anche un rollino per pressare bene il bordo sul materiale. Con una lama da taglierino elimino il bordo in eccesso e rifinisco il tutto con una lima piatta. Per rinforzare il tutto installerò dei bordi di alluminio su tutti gli spigoli. Con una forbice da lamiera taglio via gli angoli che fanno interferenza. Foro il centro dei profili per avvitarli alla struttura. Ora tocca allo sportellino, installo cerniere e serratura.
Installo i copriangoli in acciaio inox. E in ultimo applico sui due fianchi i loghi stampati in 3D e verniciati. E rieccoci amici, anche per questo sabato lavoro completato. Ringrazio ancora Orazio per la fiducia accordatami per la realizzazione di questo progetto. Vi ricordo come al solito che tutti gli attrezzi che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione li troverete in descrizione. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi per rimanere aggiornati e non perdervi i prossimi contenuti. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!